Carissimi colleghi, buongiorno, sono Marco Tibaldini e sono il progettista di questo modulo didattico. Iniziamo, come d'uso, a introdurre la nostra lezione attraverso la prova pratica del gioco che abbiamo ricostruito, in questo caso un antico gioco etrusco. Lo facciamo provare a coppie, dopodiché creiamo delle isole di lavoro e assegniamo a ciascuna isola una delle nostre 4 squadre. Distribuiamo le schede di lavoro con le consegne. La consegna di oggi è raccontare la storia di questo gioco, spiegando, o perlomeno cercando di spiegare, dove è stato inventato, come hanno fatto gli Etruschi a conoscerlo, come mai gli Etruschi cambiano il modo di rappresentare le scene di gioco, in quali momenti della vita di una comunità etrusca si giocava e perché si trova raffigurato anche nelle tombe. E infine, come mai anche i Celti conoscono questo gioco. Ciascuno di questi argomenti si è individuato da un diverso punteggio alla squadra che lo individua perché alcuni sono più difficili da individuare rispetto ad altri. Sotto alla consegna troviamo poi anche una mappa dell'Italia pre-romana che è fondamentale per capire in che modo appunto questo gioco è stato introdotto in Italia e come poi si è spostato all'interno della penisola italica. Come d'abitudine l'attività si svolge attraverso l'analisi di diverse tracce storiche e soprattutto di diversa natura. In questo caso cominciamo con quella che sarebbe una traccia visiva materiale, ossia degli antichi vasi. E poi troviamo la domanda: dove sono stati fatti? Bene, questi sono in realtà degli antichi vasi greci, che i nostri alunni dovrebbero conoscere perché li abbiamo già presentati durante la precedente attività sulla civiltà greca. Curiosamente sono stati fatti in Grecia, ma sono stati ritrovati in Etruria. Rappresentano delle scene di gioco in cui vediamo due opliti, in realtà sarebbero Achille ed Aiace, che giocano. Sono stati ritrovati in Etruria e come sono arrivati fin lì? Bene, guardando la mappa dell'Italia preromana che abbiamo fornito, gli alunni dovrebbero capire che ci sono arrivati tramite dei traffici commerciali e questo ci fa capire che gli Etruschi erano molto interessati alla produzione artigianale ma anche culturale della Grecia, quindi importavano degli oggetti ma anche delle tradizioni. Il secondo indizio ci mostra invece degli specchi etruschi, realizzati dagli Etruschi. Lo specchio in antichità era lucido da un lato e inciso dall'altro, c'era quasi sempre una scena, un oggetto, un disegnino per abbellire lo specchio. E qui presentiamo 3 specchi che mostrano delle scene di gioco. Il primo specchio ci mostra una scena dal sapore ancora greco. Vediamo 2 opliti con lo scudo, ancora armati con la corazza, che giocano ai dadi sulla tavola da gioco. Il secondo specchio ci mostra un'iconografia un poco diversa, con un uomo e una donna che giocano seduti su un lettino, probabilmente in una scena appunto domestica. L'ultimo specchio invece ci mostra quella che sembra essere una scena forse all'aperto, è molto rovinato lo specchio, devo anche dire che l'originale esiste, ma sembra che sia andato perso in qualche collezione museale, e in questo caso vediamo una scena con diverse persone, quindi un'iconografia che gradualmente cambia e questo ci racconta il fatto che gli Etruschi hanno acquisito questa tradizione e l'hanno poi fatta propria e modificata. Dopodiché ci spostiamo nella tomba dei rilievi, una delle più famose tombe etrusche, perché è ricoperta di bassorilievi che mostrano oggetti della vita quotidiana degli Etruschi. E sulla colonna di destra troviamo rappresentata anche la tavola da gioco, con addirittura il sacchetto, appesa a un chiodo con addirittura il sacchetto che conteneva le pedine. Stando sempre all'interno dell'ambiente sepolcrale, troviamo i bellissimi affreschi che in questo caso abbiamo riportato dalla tomba dei Leopardi di Tarquinia, un affresco, ma la scena è piuttosto frequente in varie tombe etrusche. Nei contesti tombali rappresentavano gli Etruschi delle scene conviviali, dei banchetti, delle scene di vita reale, con musicisti, danzatori. Non c'è rappresentata nessuna scena di gioco
ma curiosamente all'interno delle sepolture, dove tutto veniva allestito come se fosse un banchetto, un convivio, troviamo anche i giochi da tavolo. Cosa ci fa capire questo fatto? Ci fa capire che il momento della vita sociale e familiare degli Etruschi in cui si giocava erano proprio momenti di svago, come ad esempio le feste e i banchetti. Da ultimo presentiamo il ritrovamento di giochi da tavolo all'interno di una tomba etrusca, scusatemi, di una tomba celtica. E è curioso il fatto che anche i Celti che vivevano nella stessa area in cui vivevano gli Etruschi hanno assimilato questa tradizione, hanno assimilato lo stesso gioco, lo hanno fatto proprio e anche loro lo rappresentavano nelle proprie tombe. Quindi tutto questo percorso serve per farci capire le connessioni, i legami e i processi di contaminazione culturale che hanno avuto luogo nell'Italia pre-romana. Spero che abbiate modo di apprezzare anche questa mappa e di utilizzarla poi per eventuali approfondimenti insieme ai vostri alunni e studenti. Vi ringrazio per aver provato questo modulo.